Amici di GZ, oggi prepariamo insieme il classico piatto della domenica. Strati di felicità intervallati da ragù, besciamella e grandi sorrisi. Lasagne alla bolognese. Manuele Fornelli, pronti? Via! Partiamo da una piccola premessa. Ogni italiano amante della cucina è certo di possedere la ricetta di un ragù perfetto. Noi di Giallo Zafferano abbiamo cercato di unire tutte le informazioni importanti circa questa famosa salsa, la ricetta depositata, la nostra esperienza e ovviamente i vostri preziosissimi consigli. Possiamo cominciare. Pancettona di maiale? Fa una bella base ritmica per il nostro ragù. La taglio prima a strisce così e poi a tocchettini. Non importa che siano perfette, tanto poi vedrete che attrezzo vi tiro fuori. Guardate un po' cosa uso. Una mezzaluna, non la usavo dall'estate del 98. E facciamo così piano piano la nostra pancetta verrà sminuzzata per bene. Guarda che potenza la nostra mezzaluna. La chiamo sempre mandolina, non lo so perché, forse perché non la uso mai. La nostra pancetta è pronta per rosolare, quindi la casseruola è già calda, giro d'olio, poco posso versare la nostra pancetta di maiale. La sgraniamo per bene, lei sarà la base per una lunga cottura, perché l'unica certezza che abbiamo è che questo ragù deve cuocere un bel po'. Mentre lei rosola per bene, taglio le verdure, sedano, carote e cipolla, la Santa Trinità, cipollona. Le togliamo la buccia, speriamo di non piangere. Verdure, mi raccomando, fini. Tanto poi dopo 2 ore scompariranno in cottura. Magari troverete qualche carotina. Le carotine sono dure a scomparire. Oh, sempre un occhio alla pancetta, Intanto una mescolatina. Carota. Anche questa la facciamo prima, strisciolone, e anche questa piccola. Diamogli una ripassata anche alle carotine, stando sempre attenti alla falangina, che poi non si può più suonare per almeno una settimana. E sedano. Questi non mi servono, li metto nel brodo. Mi basta questo. La cipolla inizia a fare il suo effetto. Va che bel lavoretto di precisione, la mia maestra delle elementari sarebbe fiera di me. Dentro insieme alla pancetta che ha rosolato perfettamente. Va che colorino. Ora anche le verdurine insieme alla pancetta le facciamo rosolare per bene. Le facciamo quasi stufare, ci vorranno 5-6 minuti. Dopo la pancetta di maiale, dopo le verdure, guardate già che spettacolo, cioè che profumine! Tocca la carne di manzo. Noi abbiamo tritato una parte ovviamente non magra. E potete chiedere al vostro macellaio di fiducia, che solitamente si chiama o Luigi o Gianni, della cartella di manzo o della polpa e ve la fate tritare. La facciamo rosolare per bene. Teniamo sempre la temperatura alta perché deve tostare. La carne di manzo deve essere bella, non sbruciacchiata, ma quasi. Adesso vi faccio vedere perché. Questo è il colorino che deve avere la nostra carne. Che il ragù deve anche cantare, senti? Chissà che canzone canta? Canterà una canzone di Lucio Dalla, boh, non lo so. Possiamo versare il vino. Vino rosso? Vino bianco. Mia nonna Nive, ciao nonna, usa il vino bianco e a lei viene benissimo. Quindi vedete voi, provate il vino che volete e ci fate sapere. Il nostro vino, oltre a dare profumo, ci aiuterà a deglassare il fondo. È lì che ci sono tutti i sapori del nostro ragù. Ragazzi di Bologna, fatemi sapere se sono stato bravo. Solo se sono stato bravo, perché se non va bene non me lo scrivete. L'odore di alcol è andato via. È il momento della passata di pomodoro. Noi ci affidiamo a questa fatta in casa bella, setosa. C'è chi usa i pelati, chi aggiunge il concentrato di pomodoro. Fate voi, ma poi fateci sapere,
Ora il nostro ragù deve partire per un lungo viaggio di almeno 2 ore, quindi gli serviranno i liquidi necessari per cuocersi. Noi utilizziamo un normalissimo brodo di verdure, fatto con sedano, carote e cipolla. Acqua bollente, brodo di carne, l'importante è che non siano salati, attenzione. Io ne metto al bisogno. Ora il nostro ragù deve cuocere per almeno 2 ore. Chi lo fa cuocere 4, chi 6, chi lo cucina oggi e lo mangia tra 2 giorni, ognuno ha il suo trucchetto. Io adesso metto il coperchio, non copro totalmente, così. E ogni 20 minuti vado a vedere come sta. Gli do una mescolatina, aggiungo brodo se serve, così viene un ragù fatto col cuore. Sono passate 2 ore. Ragazzi, cioè, già lo zafferano sa di ragù. La mia maglietta preferita sa di ragù e sono fiero di questo. Guardate come ha tirato. Questa è bellezza, è bellezza. Assaggiamo. Senza sbruciarsi, Si soffia così. È già buonissimo così. Una giustatina di sale e uno di pepe. Poco, Giusto, così. Mi raccomando, sale e pepe sempre alla fine, perché magari utilizzi una pancetta più saporita e magari il brodo di verdure ti sei dimenticato che l'hai salato, quindi alla fine. Ora, in questo momento e solo adesso, mia nonna Nive, ciao nonna, come tante nonne, mette un bicchiere di latte perché lei dice è per smorzare il pomodoro. Lei non è bolognese, è di Bassano del Grappa. Noi di Giallo Zafferano abbiamo deciso di non metterlo e vi assicuro che è buonissimo. Anche così abbiamo il nostro ragù prontissimo. Ora prepariamo la sfoglia. In queste lasagne di che colore è? Verde. E cosa darà il verde alle nostre sfoglie? Gli spinaci. Questi li ho passati in padella con un pochino d'acqua e li ho strizzati. Ora li frullo. Li tengo da parte un attimo. Ora semola su spianatoia, farina 00, aggiungo gli spinaci, fontanella, così le uova non scappano, e appunto aggiungo le uova e i tuorli. Comincio a impastare. Poi se scappa qualche uovo, lo recuperiamo. Un po' di pazienza, si parte piano, poi piano piano si pinza. Almeno questa è alla mia maniera. Poi vedete voi. Perfetto. Copro con pellicola e lascio riposare 30 minuti. È il momento della besciamella. Faccio sciogliere il burro in casseruola. Burro sciolto, aggiungo la farina. La faccio cuocere. Perfetto. Posso aggiungere in 3 volte il latte caldo. Posso condire con un pizzico di sale e l'immancabile noce moscata. Ora, sempre girando, per evitare la noiosa formazione di grumi, lascio cuocere a fuoco medio, fino a che sarà bella densa. L'impasto ha riposato, siamo pronti a tirare la sfoglia. Io non sono ancora bravo a tirarla col matterello e quindi mi affido alla tecnologia. Tarocco. Questa la teniamo coperta, se no si secca. Ecco fatto. Un po' di semola di servizio, spolveriamo leggermente e diamo una forma più o meno rettangolare, Così aiutiamo anche la nostra macchina sfogliatrice. Facciamola partire e cominciamo. Ribattiamo, così le diamo struttura.
Quando sentite che è troppo umida, gli passiamo un po' di semola. Cerco di ottenere una sfoglia bella sottile. Ma che bella! Ora la taglio delle dimensioni della teglia. E vado avanti così con tutte le altre. L'acqua sta bollendo. Aggiungo il sale grosso e lesso la sfoglia. Scuotiamo la semola in eccesso e dritta nell'acqua. 30-40 secondi, non di più. La scolo su canovaccio e la tampono. Così. Una volta lessate tutte, potrò comporre la mia lasagna. Ai posti di combattimento. Ciuffetto di burro sul fondo della teglia. Usiamo le mani, che in questo caso sono sempre molto comode. Comincio con uno strato di besciamella, ragù e il primo strato di sfoglia. Ora besciamella, ragù, parmigiano. Ora andiamo avanti così per 5 strati, ma c'è chi arriva a 6 e addirittura a 7, quindi fate voi. Sfoglia, besciamella e ragù, parmigiano, perfetto, ultimo strato. Ragù, qualche fiocchetto di burro e parmigiano a pioggia. Siamo pronti per infornare. 170 gradi, modalità statica, e tra 40 minuti le nostre lasagne saranno prontissime. Ragazzi, ci è voluto un po' di tempo, ma ne valsa la pena. Tagliamone una bella fetta. Ma che spettacolo! Cioè, sono più buone il giorno dopo, ma anche appena sfornate si possono assaggiare. E allora le assaggiamo. Come potete notare, questi strati racchiudono gioia, felicità, grandi abbracci, sorrisi e... Ragazzi, preparatele anche voi a casa, fate una bella foto e taggateci su tutti i social, mi raccomando, e se avete bisogno di consigli, se volete farci qualche domanda, siamo qua 24 ore su 24, a meno che non stiamo mangiando una lasagna. Alla prossima! Sono proprio buone queste.